Bene, parliamo un po' della luce. Beh, la luce è fondamentale e non parlo soltanto della fotografia. La luce è fondamentale per la vita, ma questo è un altro discorso. A noi interessa cercare di conoscere, di capire qualcosa sulle caratteristiche fisiche della luce per cercare poi di realizzare al meglio le nostre fotografie o perlomeno di porci nelle condizioni rispetto alla luce di scattare al meglio le fotografie che abbiamo in mente. Bene, fondamentalmente per quello che ci interessa dal punto di vista fotografico, la luce ha tre caratteristiche fondamentali. La prima di queste caratteristiche è la temperatura di colore. Sappiamo che la luce ha una sua temperatura a seconda di una serie di parametri fisici, a seconda del fatto che ci sia nuvolo o meno, che ci sia inquinamento, ma fondamentalmente a seconda dell'inclinazione con cui i raggi del sole arrivano a colpire la nostra scena e il nostro soggetto. Questo parametro della temperatura di colore si misura in gradi Kelvin, lo sappiamo tutti, ed è forse quello più semplice da poter controllare e lo gestiamo attraverso lo stesso software delle fotocamere, che grazie a Dio ci mettono a disposizione degli algoritmi abbastanza precisi attraverso quella funzione che è il bilanciamento del bianco. Abbiamo una scala con una serie di simboli per cui c'è il simbolo relativo all'ombra, quello relativo alla luce al tungsteno, quello relativo al flash, e diciamo che nella maggior parte dei casi vanno bene, ma nella maggior parte dei casi direi che va bene lo stesso automatismo, cioè l'impostazione del bilanciamento del bianco sull'automatico. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, che questo parametro fondamentalmente è quello più semplice da gestire in fase di post-produzione. Con questo non voglio dire che dobbiamo intervenire poi in fase di post-produzione per correggere sempre le nostre fotografie. Noi dobbiamo cercare, il nostro obiettivo deve essere quello di realizzare delle fotografie pronte o quasi pronte, ma il formato RAW, d'altronde che è quello in cui scattiamo, è proprio un formato nato per essere poi post-prodotto, per essere poi elaborato. RAW significa grezzo in inglese. Quindi questo parametro del bilanciamento della luce è per noi abbastanza semplice da gestire. Il secondo parametro è invece un po' più complesso e soprattutto da esso derivano una serie di considerazioni che poi veramente ci permetteranno di fare la differenza nelle fotografie che scatteremo. È il parametro della dimensione della luce. Cosa vuol dire dimensione della luce? Dimensione della luce vuol dire sostanzialmente la dimensione, cioè l'ampiezza con cui la luce colpisce la nostra scena, colpisce il nostro soggetto, colpisce i nostri soggetti. In sostanza, in sintesi, in buona sintesi, si traduce a dire dimensione della fonte di luce. È ovvio che un piccolo faretto, un spot, o un lampadario, o un faro da stadio, o il sole illumineranno più che colpiranno il nostro soggetto, la nostra scena in maniera diversa. E fondamentalmente il discorso relativo alla dimensione della luce si traduce nel dire che più è grande la dimensione della luce, quindi più è grande la dimensione della fonte di luce, più l'oggetto verrà illuminato uniformemente, più tenderanno a scomparire le ombre. Ora, non ci confondiamo, perché qualcuno potrebbe dire allora il sole, che è grandissimo, tenderà a perché quando, come in questo momento, ecco, vedete, ci sono le ombre sulla mia mano, sull'altra mia mano, perché allora il sole, che è la fonte di luce più grande, porta queste ombre? È vero che il sole è la fonte di luce più grande, ma è anche vero che è lontano dalla Terra, è molto lontano dalla Terra, quindi è equiparabile a una piccola lampadina sostanzialmente. Diversa è la situazione invece quando il sole è coperto uniformemente da uno strato di nubi come era poco fa, oppure meglio ancora dalla foschia o dalla nebbia. In quel caso tutti questi elementi, o anche dallo smog, in quel caso tutti questi elementi si comportano come una sorta di pannello diffusore e fanno sì che appunto la dimensione della luce diventi grandissima, diventi gigantesca.
Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che, scomparendo naturalmente le ombre, le nostre fotografie perdono contrasto, perché il contrasto in una fotografia è determinato dal rapporto tra le aree in ombra e le aree in luce del fotogramma, della fotografia che abbiamo scattato, e quindi si perde questo contrasto, e questo è il motivo per cui tanti fotografi non amano questo tipo di luce. Ecco, è il tipo di luce che per esempio si sta venendo a creare non ancora in questo momento. Personalmente io penso che quella sia la luce migliore, una luce fantastica per fare le fotografie di paesaggio, perché è vero che mi fa perdere il contrasto, da un lato perderò questo contrasto e quindi l'immagine perderà un po' di dinamicità, però è altrettanto vero che svincolandomi da questi compiti, da questi calcoli che devo fare per bilanciare tra luci ed ombre il fotogramma che sto facendo, svincolandomi da questo, mi dà la possibilità di concentrarmi su quello che io ritengo sia veramente importante, più importante e veramente fondamentale in una fotografia di paesaggio, e cioè la composizione, e cioè la disposizione degli elementi che noi troviamo nella nostra scena, e soprattutto la relazione spaziale che diamo a questi elementi all'interno del nostro fotogramma. E questo è per quanto riguarda la luce in diretta. Un esempio di luce in diretta è per esempio la luce del mattino prima che il sole sorga, o della sera quando il sole è tramontato oltre l'orizzonte, quindi quando non c'è più la fonte di luce. In quel caso il cielo si comporta da pannello non più diffusore ma riflettente e riflette la luce. Quella è una luce magica, si chiama Magic Hour, e ci dà delle grosse possibilità. Ecco, vedete, adesso le nuvole il sole è coperto, non c'è più l'ombra sulla mia mano, riferendomi al discorso di prima, c'è una leggerissima ombra, se la vedete, e questo riguarda il problema della dimensione della luce che vi ho esposto poco prima. Bene, se il sole invece colpisce in qualche maniera il nostro soggetto, la nostra scena, allora siamo in presenza di luce diretta. E la luce diretta dobbiamo conoscere come gli oggetti, come la scena reagisce, dobbiamo sapere come la scena reagisce alla luce. Ecco, questa è una luce diretta. Come la scena reagisce alla luce diretta, perché in base a queste conoscenze noi potremo porci in relazione alla scena, in relazione alla direzione della luce, per poter cercare di fare le fotografie che abbiamo in mente di fare, per metterci nelle condizioni migliori o per fare queste fotografie, o per tante volte per scartare un tipo di fotografia perché le condizioni di luce non sono buone e magari privilegiarne un'altra. E in realtà non è poi molto complicato, bisogna tener conto di un assunto fondamentale, perché diversi tipi di luce enfatizzano diverse situazioni. La luce frontale, per esempio, e per luce frontale si intende la luce frontale la luce posta di fronte all'oggetto, alla scena, quindi la luce dietro a noi. La luce frontale enfatizza i colori. La luce laterale, che proviene con un certo angolo rispetto di 90 gradi o poco più o poco meno, enfatizza le trame, enfatizza le texture, le rugosità. La luce posteriore, cioè quella che sta dietro al soggetto, enfatizza le forme. Quindi la luce frontale, per esempio, la potrò usare quando c'è una scena di cui voglio enfatizzare i colori, o sto fotografando, non so, per esempio un quadro oppure una scena molto colorata. In quel caso cercherò di pormi con la luce praticamente di fronte al soggetto, quindi con la luce dietro a me. Quando invece vorrò esaltare una trama, quando vorrò esaltare una
una texture, allora cercherò di pormi con la luce laterale. Questo è il classico caso, per esempio, che si verifica quando si, non lo so, per esempio nel fotografare delle pitture rupestri, no? Soprattutto se queste pitture rupestri sono incise o in basso rilievo o in alto rilievo sulla roccia. Se noi fotografiamo queste sculture, queste pitture con una luce frontale, magari le illuminiamo con un flash frontalmente, allora ci verrà un'immagine piatta, magari i colori risalteranno, ma ci verrà un'immagine piatta. Se porremo il flash o la fonte di luce, comunque essa sia, qualunque essa sia, con un angolo di 90 gradi per esempio, poco più o poco meno rispetto alle stesse pitture, queste pitture verranno fuori dalla roccia, sembreranno veramente fuoriuscire dalla roccia. Provateci. Quando invece porremo il sole dietro al soggetto, allora, come detto prima, enfatizzeremo le forme. Quindi, sapendo queste cose, cioè elaborando questo concetto, fondamentalmente quando giungo in un posto io so come mettermi in relazione alla luce che c'è in quel momento, in quel posto, oppure in relazione al tipo di fotografie che io voglio fare. E per esempio, quando arrivo la mattina presto, prima ancora che il sole sorga, e siamo in una situazione di luce indiretta, quindi ovunque io punti il mio obiettivo avrò le fotografie esposte correttamente, non mi porrò quel problema. Quando per esempio la luce, il sole uscirà fuori dall'orizzonte, allora in quel caso quella è la magic hour, l'ora magica, e la luce avrà una temperatura, una composizione spettacolare, quindi in quel caso magari tenderò a fotografare i colori delle cose illuminati da quella luce fantastica, i colori della scena, e allora cercherò magari di porla alle mie spalle e fotograferò esattamente l'oggetto illuminato da questa luce, che a quel punto avrà la mia stessa direzione. E magari la sera mi dedicherò, quando avrò la luce del sole al tramonto, o farò la stessa cosa che ho fatto adesso guardando gli oggetti, perché anche la luce del tramonto è una magic hour, oppure enfatizzerò le silhouette, porrò il sole dietro al soggetto, illuminerò, calcolerò l'esposizione per le zone in luce ed enfatizzerò le silhouette. Quindi ricordate questo quando vi recate su una location, conoscere questo semplice teorema sulla luce è abbastanza importante nella fotografia in generale, ma soprattutto nella fotografia di paesaggio. Bene, direi che con questo, per quanto riguarda la luce, per il momento è tutto. Poi vedremo altre applicazioni pratiche, come già abbiamo visto nelle sessioni che sono già state fatte prima.